Canale di YouTube Marco Ardesi dedicato alle stampanti 3D FDM. Come avete capito, mi piace molto scherzare, nonostante abbia trattato temi molto tecnici su come realizzare delle ottime stampe, per esempio sulla realizzazione dei G-Code. Andatevi a vedere tutte le playlist, tutti i video che ho fatto, sono circa 150, sul come stampare con le stampanti 3D attraverso uno slicer che è Cura 3D. Nonostante comunque abbia fatto cose molto tecniche, abbia insegnato cose molto tecniche, mi piace sempre scherzare, perché per me è paradosso cosa seria e cosa che fa ridere, cosa seria e cosa che fa ridere. Capisci te quando dico la cosa seria e capisci te quando dico la cagata. Mi ricordo che una persona mi aveva fatto un commento e mi aveva scritto: tu parli della stampa 3D e parli solo del PLA o forse del PTG, ok? E quindi cos'è che succede? È semplice per te, perché comunque usi materiali che sono standard, già conosciuti, e che però sono un po' brutti, no? Cioè, il PLA è biodegradabile, il PTG, boh, alla fine l'ABS ho sentito che è migliore, il nylon caricato vetro. I materiali che sono abituato a stampare, quindi lo dico proprio chiaramente, sono PLA, PLA Plus di filo alfa, il PLA invece è Thomas e filo alfa sempre, poi stampo PTG, sempre filo alfa, poi PTG carbonio di Fon Futura e del PTG più TPU. E a volte anche, ma non per tutti i lavori, il TPU di vari shore. Quindi sono un po' di materiali. Questi sono i materiali che stampo, che ho deciso di stampare perché sono stampabili in economia. Cosa vuol dire in economia? Vuol dire che non devo avere una camera riscaldata, non devo generare troppo calore e quindi disperdere troppa energia. In realtà so e saprei stampare con ogni materiale perché ho imparato ad utilizzare le stampanti 3D, e la cosa su cui sono diventato iper bravo per come la penso e per quello che vedo, diciamo, anche sul lavoro, è a fare il G-code, cioè pian piano a trovare il file perfetto per poi replicarlo in tante copie. Cioè, quando noi prendiamo per esempio un lavoro, e vi faccio sempre pubblicità tramite questi audio, quindi sappiate che io stampo con 15 stampanti, sempre ogni giorno, e faccio da service di stampa. Cosa faccio? Mi commissionano magari 500 pezzi, 3x4x7 centimetri, ma prima di entrare in stampa ovviamente il cliente ha bisogno di una rassicurazione, che è quella di vedere il suo pezzo finito e testato. Quindi cosa faccio? Prendo il G-code, faccio subito 2 o 3 test, vedo come esce meglio a livello meccanico e a livello estetico, secondo in base anche di quello che mi dice poi il cliente, quello che serve, faccio avere il pezzo, poi creiamo il G-code per essere replicato tante volte sulla stampante. Quello è quello che io ho fatto sempre tanto in questi 3 anni. La manutenzione delle stampanti l'ha fatta il mio collega che si chiama Prandelli Matteo, e che è molto più bravo di me, soprattutto ha molta più manualità di me. Io al massimo so cliccare sul mouse, mi trovo bene a cliccare con l'indice della mano destra sul mouse, eventualmente uso anche il medio e poi parlo molto, quindi programmo, eccetera, eccetera. Vediamo subito il motivo per cui ho scelto quindi di stampare questi materiali, e che sono facilmente stampabili, facilmente lavorabili e poi va bene per tutto. Perché se voglio usare materiale che va bene per interno uso il PLA, se voglio usare un materiale da esterno utilizzo un PLA Plus o un PTG o un PTG Carbon. Se voglio fare un componente meccanico, so che devo usare per esempio il PTG Carbon o il PTG o eventualmente il PET più il TPU, e via via, cioè a seconda di quello che serve l'oggetto uso il materiale. Semplicemente ho scelto di non usare materiali troppo tossici, cioè che fanno odore e che hanno bisogno di camera chiusa e quindi che mi creano problematiche.
non capisco neanche molto il fatto di voler ricercare materiali sempre più belli, tanto sappiamo che continuare a ricercare e continuare a formulare nuovi materiali non ha molto senso se non si va nell'ottica cioè dell'ecologia e dell'economia. Se io faccio una formulazione di una termoplastica, una plastica in filamento che costa 700 euro al chilo e quando la butto via non so dove smaltirla, è un problema enorme, nel senso che le energie non dovresti proprio dedicarle lì. A me la ricerca e sviluppo dei materiali piace dove il prodotto che è realizzato è ecologico, non inquina soprattutto e è riutilizzabile e facilmente smaltibile. Ho parlato con una ditta con cui mi piacerebbe eventualmente collaborare, se mi state ascoltando voi di Canesis, mi avrebbe fatto piacere collaborare, poi ci siamo fermati un attimo perché avevo delle problematiche di produzione e dovevo fare dei lavori urgenti, ci siamo persi un attimo, ma prima o poi ci arriveremo. Loro mi hanno spiegato con molta pazienza che hanno dei PLA, cioè PLA canesi, sono PLA con formulazione e all'interno c'è della canapa e stanno realizzando, forse hanno già anche realizzato, dei filamenti con degli scarti di alcune lavorazioni, tipo foglie, cortecce, credo, adesso io sto sparando perché non ricordo molto bene, ma tutto materiale di recupero. Ok. È molto importante per me questo concetto, cioè utilizzare cose che non avremmo utilizzato, magari di origine naturale, utilizzarle e poi, quando il prodotto viene poi buttato via, sapere anche come smaltirlo. Quindi pubblicità a Canesis sì, la sto facendo, pubblicità anche a altri rivenditori di materiale li sto facendo senza grossi problemi. Se potete quindi voi che mi ascoltate di queste aziende consigliare questo video anche ai vostri clienti o a persone che acquistano regolarmente il filo da voi, fatelo perché un cliente formato per me riesce meglio ad essere un buon cliente, cioè è più soddisfatto, consuma di più, eccetera, eccetera. È importantissimo che il cliente sia soddisfatto. Riassumiamo il motivo per cui ho fatto questo audio per dire ragazzi stampate PLA, solo PLA e sempre PLA. Stampate molto PLA per oggetti di uso interno, stampate tanto PLA per oggetti di uso esterno, provateci prima. Se sono pezzi che vi commissionano altre persone, pensateci due volte, ma se sono prodotti vostri, fatelo senza problemi. Utilizzate il PLA. Eventualmente potreste anche valutare il fatto di tenere del PTG per componenti un po' strani che vanno a contatto con agenti chimici, solventi o vanno molto molto all'esterno, ma fermatevi su questi materiali qua. Lasciate tempo al tempo, stampate cose che riuscirete sicuramente a stampare. Se non riuscite a stamparli e volete imparare a stamparli bene, guardate tutte le mie playlist. Questo qua è il canale Marco Ardesi, lo ripeto sempre perché ogni video deve essere ripetuto. Mi hanno insegnato questo e mi hanno trasmesso anche questo. Commentate anche e contribuite al mio canale dandomi spunti. Mettete dei commenti, datemi degli spunti, contattatemi via mail. Ancora meglio, scrivete nei commenti. Più commenti mettete, più i miei video saranno consigliati da Google e da YouTube. Grazie di cuore, alla prossima.